Ciao amici e amiche e bentornate nel mio canale Notti in Giallo. Oggi recensirò non uno ma due film usciti entrambi nel mese di ottobre. Uno il 4 di ottobre del 1985 e l'altro proprio oggi, quindi il 9 ottobre però del 1986. Entrambi della regia di Lamberto Bava e della produzione di Dario Argento. Presenterò Demoni 1 e Demoni 2. Vai con la sigla. Questi due film sono stati entrambi classificati come horror di serie B, infatti spesero poco più che 3 miliardi e mezzo di dollari per la realizzazione di entrambi. Però negli anni 80 ebbero così tanto successo da classificarsi fra gli horror da vedere almeno una volta nella vostra vita. La sceneggiatura fu scritta a quattro mani, abbiamo Argento, Bava, Ferrini e Sacchetti. I dialoghi, diciamo, non erano proprio un granché, a volte trascendevano addirittura anche nell'assurdo. Fammi un favore, l'ultimo favore da amico. Uccidimi con questa. Demoni inizia in una maniera davvero ambigua, in effetti in entrambi dei due film non si capisce da dove provengono questi demoni. Sta di fatto che un gruppo di persone viene invitato a vedere un film gratuito presso un cinema alquanto sconosciuto, il Metropole. Lo stesso Metropole si vedrà in Silent Hill con tanto di manifesto del demone. Uno di loro si ferisce indossando una maschera e da lì in poi il virus del demone si propaga da persona a persona attraverso un graffio, morso o spruzzi di sangue. Nel secondo invece, ambientato in un palazzo ultramoderno con ovviamente finestre antiproiettile e serrature antiscasso che funzionano solo con l'elettricità, il virus viene contratto attraverso un demone che passa attraverso la TV. Da qui parte la corsa al si salvi chi può, dove nel primo film tutti sono bloccati all'interno di un cinema e nel secondo invece sono bloccati all'interno di questo palazzone ultramoderno un po' fuori mano. La trama è per lo più questa, una tensione che sale e scende, che vede i demoni da una parte e le vittime che cadono ad una dall'altra. Ovviamente il numero dei demoni aumenta in maniera proporzionale alle sue vittime. Il cast offre nuovi volti che si vedranno poi negli anni a seguire e volti invece già visti. Nel primo film citiamo Natasha Hovey, ve la ricordate l'attrice che sponsorizzava sia Fiuggi che Ferrarelle? Esordì nella commedia con Verdone in Acqua e Sapone dell'83 e Giochi d'estate dell'84 e poi più tardi negli anni 90 il drammatico Volevo i pantaloni. In Demoni invece recita la parte di Cheryl che insieme all'amica Kathy decidono di andare a questo cinema per la proiezione gratuita di questo film. Abbiamo anche un giovane Michele Soavi dall'aspetto sinistro nella parte del PR del cinema. Soavi dirigerà poi nel 1989 La Chiesa, sempre coprodotto da Argento e Cecchi Gori. Abbiamo poi un giovane Urbano Barberini, già visto con Pierre Cossot in Windsurf, Il vento nelle mani di Claudio Risi e Il diavolo sulle colline di Cottafavi. Lo ricordiamo però anche in opera di Dario Argento. E come non citare la bellissima Nicoletta Elmi, già vista in così tanti horror da essere denominata la Linda Blair italiana. La ricordiamo in Profondo Rosso di Dario Argento, Il medaglione insanguinato di Dalla Mano, Reazione a catena e Gli orrori del castello di Norimberga di Mario Bava. Anche lei in Windsurf, Il vento nelle mani e ovviamente da non dimenticare i mitici ragazzi della terza C. Il tutto condito in maniera esilarante con la presenza del duetto Geretta nella parte di una working girl con il suo pappone Bobby Rhodes, d'altronde anche presente in Demoni 2. I due già avviati alla carriera dell'horror e thriller da registi come Fulci, Martino, Mattei e Fragasso. Demoni 2, come anticipato, avviene tutto all'interno di questo mega palazzo, dove venirne fuori con l'assenza della corrente è impresa praticamente impossibile. Tra i condomini del palazzo abbiamo Sally, interpretata da Coralina Cataldi Tassoni, che nel 1989 vedremo in opera di Dario Argento, che dà una festa di compleanno dove arrivano tutti praticamente tranne che il suo ragazzo e per questo rovina la festa agli amici. Abbiamo anche una coppia sposata, interpretata da David Knight e Nancy Brilli,
Una zitella con il cane, un bambino lasciato solo in casa, una famiglia con un esordiente Asia Argento per la prima volta sugli schermi. Anche qui una working girl che si dà da fare e una palestra piena di culturisti con l'istruttore interpretato da Bobby Rhodes. Il film non fu acclamato come il primo, anche se devo dire che sono più affezionato a Demoni 2, forse perché lo vidi per primo in TV e successivamente vidi il primo capitolo. Comunque non c'è da preoccuparsi, tanto comunque la trama non è interconnessa fra i due. Arrivano! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Parliamo del soundtrack che ho letteralmente adorato in entrambi i film. Nel primo abbiamo un Claudio Simonetti che sforna 3 tracce, fra cui Demon, quella principale, Out of Time and Killing, quest'ultima quella che preferisco. Abbiamo anche White Wedding del mitico Billy Idol, curiosità, riproposta anche nell'ultimo American Horror Story 1984 nella scena del matrimonio di Emma Roberts. Inoltre la band inglese Saxon, i Go West, la band tedesca Accept e tanti altri. Il soundtrack del secondo capitolo non è da meno. Abbiamo Simon Boswell che collaborò anche nelle meravigliose musiche di Phenomena di Dario Argento, appunto. Abbiamo i The Smiths, The Cult, Pierce Turner and Art of Noise. Ma la musica che più di tutte mi ha dato quella sensazione di paura è Live in TV dei Producer, che non so per quale motivo associavo sempre alla colonna sonora di un altro classico anni 80, Il ragazzo dal kimono d'oro. Tempo dopo scoprì che lo stesso Simon Boswell collaborò anche per quella colonna sonora. Gli effetti speciali di entrambi i film vengono curati da Sergio Stivaletti, ma noi l'avevamo già conosciuto con Phenomena di Dario Argento. Queste 2 gemme sono una boccata d'aria fresca a quello che era il filone degli zombie, già esageratamente calcato a quei tempi, ma a differenza di quest'ultimi, i demoni corrono. Ora, volevo appunto puntualizzare questa cosa. L'idea dell'infetto che corre si era già visto nel 1973 con The Crazies di George Romero, in Italia conosciuto come La città verrà distrutta all'alba. La nuova generazione sicuramente avrà visto il remake del 2009, ma chi di più perfezionò questo concetto fu il nostro Umberto Lenzi, che nel 1980 ci regala Incubo sulla città contaminata, osannato da Quentin Tarantino e omaggiato da Robert Rodriguez in Planet Terror del 2007. Lo stesso anno di Demoni, e cioè il 1985, Dan O'Bannon esce con Il ritorno dei morti viventi, dove per la prima volta ci si addentrò nel concetto di zombie che corre. Quindi, appurato questo concetto, volevo dire a tutti i fan dell'horror e anche ai suoi recensori che Danny Boyle, quando fece 28 giorni dopo, non inventò nulla di originale, se non magari il virus che veniva trasmesso dalle scimmie agli umani. È un colpo al cuore quando leggo e sento, anche in recensione dei film, che Boyle ha fatto un'opera d'arte di originalità, quando poi è tutto un già visto. Idee scopiazzate da tutti questi film, Demoni compreso, e messe in un mixer per dar vita ad un film che, per l'amor di Dio, trovo interessante ma non originale. Ora passiamo al parere personale sugli attori. Oggi invece di dare un pollice in su e giù, metterò in confronto gli attori del primo capitolo di Demoni e quello del secondo e vi dirò quelli che ho maggiormente preferito. Cominciamo dai personaggi femminili. Abbiamo Natasha Hovey nel primo contro Nancy Brilli del secondo. Direi che ho preferito il personaggio della Brilli, dove nonostante incinta riesce ad uccidere il piccolo demone che fuoriesce dal corpo del bambino. No, non quello. Nei ruoli del super macho eroe invece abbiamo Urbano Barberini contro David Knight. Qui devo dire che invece preferisco Barberini, un po' per la scena surreale del cavaliere in moto che fa pezzi tutti i demoni, che per la tanto somiglianza a quel Dean Winchester di Supernatural. Il primo infetto invece vede una Geretta contro Corallina Cataldi Tassoni.
Beh, ragazzi, ovviamente Geretta, che ricordo con piacere in quegli horror classici degli anni '80. Corallina invece in Demoni 2 è davvero snervante. Che dire invece di Bobby Rhodes al quadrato? Direi che nella parte del pappone è stato più divertente che vederlo nei panni dell'istruttore di palestra. Bene ragazzi, anche oggi siamo giunti al termine di questa recensione. Ovviamente se vi piace il canale iscrivetevi, se avete commenti da fare fateli qua sotto. Io vi auguro a tutti una notte in giallo e arrivederci alla prossima. Ciao ciao!